Almost 20 years have passed since Sassuolo coach Fabio Grosso enjoyed his greatest moment as a player. The defender emerged as an unlikely hero in Italy's 2006 World Cup win. His the deciding penalty, which thrust him into the hearts and minds of a grateful nation. Many of Grosso's World Cup teammates have gone on to become coaches, most famously Andrea Pirlo, Filippo Inzaghi, Daniele De Rossi, Alberto Gelatino and Gennaro Gattuso, who's recently taken the Italy job. And the list goes on. Con i ragazzi con cui abbiamo condiviso il sogno nel 2006 abbiamo una chat che ci lega, non è sempre molto attiva, però poi quando ci si rivede il filo che ci lega esiste e esisterà ovviamente per tantissimo tempo, perché abbiamo vissuto insieme un'emozione grandissima. Poi ci sono state tante cose prima di quella partita, ce ne sono state tante altre dopo, ognuno ha la sua strada, ognuno ha la sua vita e quindi ognuno ha il suo percorso, al di là che poi ricordiamo sempre molto piacevolmente quello che siamo riusciti a fare insieme, però quello che viene dopo ovviamente ognuno ha cercato di prendere una strada e lo ha fatto con la sua modalità. Last season, Grosso led Sassuolo to promotion from Serie B, a feat he achieved with Frosinone in 2023. He left them soon after, but has stayed on this time to test himself in Serie A. Sono contentissimo di tutte le esperienze che ho fatto, ne ho fatte tante, alcune anche in partenza abbastanza azzardate, però le ho sempre prese con lo spirito giusto, mi piacciono le avventure, mi piacciono le sfide. Quando sento che può essere una cosa che mi piace cerco di buttarmici dentro a capofitto, quindi indipendentemente da poi come sono terminato, come termineranno. Mi piace la quotidianità del campo, mi piace stare con i ragazzi, mi piace provare a migliorarli sotto tantissimi aspetti ogni volta che siamo insieme. Quando gli avversari arrivano, se io mi fermo, gli do la palla, diventa fase difensiva. Tutti questi anni che comunque ho girato mi sono stati utili sia nelle cose positive che nelle cose negative, e questo è il pensiero che mi accompagna per il presente e anche per il futuro. Il ritorno in Serie A è un'emozione grandissima per tutti noi, perché comunque dopo una grandissima delusione di 2 anni fa abbiamo fatto una grande cavalcata l'anno scorso tra 1000 difficoltà, siamo stati bravi a trovare uno spirito comune, un'anima comune che ci ha permesso di ritornare subito in questa categoria dove il Sassuolo negli ultimi anni era sempre stato protagonista. Ci torniamo volentieri, siamo emozionati nello starci dentro e siamo vogliosi di dimostrare che vogliamo cercare di meritarci il mantenimento di questa categoria. Signore e signori, Domenico Berardi! Sassuolo are one of the few teams that can claim to have a bandiera, literally a flag, a player who's dedicated his entire career to a single club. Domenico ha appena rinnovato, ha fatto tantissimi anni in questo club, è il simbolo di questa società. Ho avuto il piacere e la fortuna di incontrarlo l'anno scorso in un suo momento molto difficile, dove, come si dice, nei momenti difficili poi scopri il valore delle persone e lì ho scoperto un ragazzo determinato, un ragazzo generoso e soprattutto un ragazzo ambizioso, che ha tanta voglia di tornare a fare quello che ha fatto per tanti anni, con grande determinazione e con grande fatica, quotidianamente cerca di provarci. Here goes Sassuolo's talisman, Domenico Berardi finds the bottom corner. This is where Domenico Berardi belongs, back in the top flight. Confidiamo tanto nelle sue qualità, così come sappiamo che da solo non potrà fare granché, ma avrà bisogno anche lui di tutto il resto dei compagni per cercare di ottenere quello che tutti quanti sogniamo di ottenere. Now this corner kick on 70 minutes. For the header and the touch in, Lazio go behind and the goal comes from Fadera. Sassuolo didn't have to wait too long before celebrating their first Serie A win on their return to the top flight. The Italian coach proved that even romantic dreamers can get the business done. Essere sognatori poi dicono che sia il motore della vita, no? Quindi a me piace tanto sognare, poi però i piedi vanno ben piantati a terra, riconoscere quelle che sono le realtà e capire quelli che sono gli obiettivi primari. E il nostro obiettivo ovviamente è quello di riuscire a rimantenere questa categoria, sapendo di far parte di una società forte, seria e ambiziosa, e quindi perché no nel tempo riuscire a ritornare ai fasti di qualche anno fa.
Sono responsabile di un gruppo di ragazzi, quindi per me l'obiettivo più grande è cercare di provare a far salire il livello di tutti per poi riuscire a far salire il livello della squadra. E questo è il mio compito e è quello che mi piace fare. Il messaggio che mi piacerebbe lanciare ai ragazzi per questa cavalcata che ci aspetta è breve ma significativo, secondo me, crederci e provarci sempre.